Benvenuti amici avicoltori e neofiti dell'avicoltura. Dopo aver maturato 5 passanni di esperienza nell'allevamento dei pavoni, era arrivata proprio ora di fare una bella guida. In questo video vi svelerò tutti i miei trucchi e i miei segreti per un'ottima riuscita nell'allevamento dei vostri pavoncini. Andiamo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere. In genere la prima domanda che sorge spontanea quando ci si avvicina all'allevamento dei pavoni è quando inizieranno a riprodursi. Il maschio inizierà ad essere completamente fertile verso il quarto-quinto anno di vita, mentre la femmina è pronta alla cova verso i 2 anni e mezzo, 3 anni e mezzo di vita, ma con stagioni avverse può anche finire al 4º anno. In genere in libertà abbozza un nido scavando una sorta di coppa sul terreno, mentre in cattività andremo noi a fornirgli un nido sufficientemente grande. Sicuramente il nido migliore da fornire in cattività è un nido in legno di 1 metro per 1 metro, foderato di fieno o di paglia. Questo perché i pavoni alle prime armi tendono a rompere 1 o 2 uova. Generalmente la pavona coverà per 28 giorni. Un buon consiglio che vi posso dare, avendo allevato per tanti anni, è sicuramente quello di non farla covare troppo presto, febbraio e marzo, perché i pavoncini nasceranno in un periodo in cui poi d'estate avranno uno sviluppo maggiore, ma con temperature troppo eccessive. In secondo caso, il maschio in questo periodo di solito non va a coprire la femmina, quindi avrete la maggioranza delle uova non gallate. Il secondo consiglio che vi do è non farla covare troppo tardi, per esempio ad agosto, perché la pavona soffre estremamente il caldo. Oltretutto i pavoncini che andranno a nascere molto tardi non saranno in grado di superare al meglio l'inverno, per cui ve lo sconsiglio vivamente. Sicuramente il periodo d'oro per la cova è dai primi di aprile fino alla metà di giugno. La pavona generalmente per via della mole non teme nessun tipo di predatore a parte volpi, lupi o cani randagi. L'unico problema che si può porre è quando i giovani dell'anno prima o altri avicoli vanno a rompergli le scatole nel momento in cui si acchioccia. Io vi consiglio dopo circa 1 settimana, oltre che una buona speratura, anche di andarla a chiudere in modo che stia tranquilla. Basterà semplicemente un'uscita di una mezz'oretta la mattina in cui lei si sganchisca le zampe, mangi e si pulisca il piumaggio e automaticamente tornerà sul nido per non muoversi più fino al giorno dopo. In genere la pavona, quando va in piena cova, comincia ad emettere dei versi per segnare il territorio e ad avere una camminata molto lenta e a mostrare il collo gonfio, emettendo dei tipici toc toc o dei versi simili a un clacson. Sicuramente una curiosità degna di nota è quella che i pavoncini nascono con gli occhi da latte, cioè con la sclera azzurra. Nei soggetti albini o chiari può portare a una sensibilità a vita, per cui se avete mutazioni molto chiare io vi consiglio di dargli una zona d'ombra nella quale possano andare a proteggersi. Quando la schiusa sarà imminente sarà bene procurarsi un ottimo mangime primo periodo per selvaggina e delle granaglie frantumate. In genere i pavoncini nei primissimi stadi di vita hanno bisogno di un altissimo contenuto di proteine, dato che sono proprio delle specie esotiche. A mezza giornata dalla schiusa i pavoncini saranno in grado di seguire la madre pressoché ovunque. Una cosa molto importante è procurarsi l'abbevratoio per pulcini, perché c'è il rischio che affoghino. Questo perché in molti anni che li ho allevati vi posso assicurare che non sono in grado di stringere le zampe a pugno nella prima settimana di vita, almeno non con forza, per cui c'è il rischio che scivolino o che non facciano presa su certe superfici. Una cosa molto importante da sapere è che per i primi 3-4 mesi non sono termoautonomi, per cui hanno bisogno di calore materno o di una lampada. Un'altra cosa importante da sapere è che nel giro di 10 giorni sono in grado di svolazzare come delle aquile, per cui se non volete che vadano in giro a cacciarsi nei guai o a creare danni, procuratevi una buona rete antivolo. In genere nell'allevamento in cattività e in recinto i pavoncini mangiano le granaglie o il mangime,
ma non disdegnano verdure o piccoli pezzi di frutta, però vi sconsiglio la prima settimana di somministrarli perché possono poi avere problemi a livello intestinale. In libertà vi assicuro che i pavoncini mangiano qualsiasi cosa possa essere commestibile o che si muova. Praticamente sono dei piccoli killer in miniatura. Mangiano cavallette anche di grandi dimensioni, ragni, lucertole e persino piccoli serpenti che la madre fa a pezzi per loro. Per cui vi lascio immaginare che razza di disinfestatori possano mai essere dei piccoli pavoncini in gruppo. Sono in grado di coalizzarsi per dare la caccia a piccole prede. Praticamente sono dei piccoli velociraptor in miniatura. Una delle incognite maggiori che i neofiti si possono trovare a risolvere è: ma i miei pavoncini sono maschi o sono femmine? Questa è una bella domanda. In 5 anni mi sono resa conto che i pavoncini femmine hanno la schiena molto molto scura e hanno anche le ali più grosse. Tendono ad essere molto più indipendenti dai maschietti e ad allontanarsi già nei primi giorni molto più della madre. I maschietti hanno una schiena molto più chiara rispetto alle femmine e sono molto più giallognoli sul ventre. Hanno le ali più piccole e tendono ad essere molto più docili e molto più mammosi, non si staccano mai dalla madre oltre il metro. Questo per quanto riguarda il sessaggio della colorazione normale, che è il blu. In altre colorazioni o mutazioni è più difficile capire il sesso già dai primi stadi di vita. Bisognerà aspettare che arrivino a maturazione o che comincino a mettere una livrea semi-definitiva verso i 5-6 mesi di età. In genere una domanda spesso posta dai neofiti è: il maschio accetterà i nuovi arrivati? Questa situazione può essere complicata se si alleva in recinto o comunque in una zona recintata. Perché questo? Il maschio, se non è ancora entrato in muta, può essere molto aggressivo contro i nuovi arrivati, cercando di andare ancora a coprire la femmina. Per cui è importante andarli a presentare agli altri avicoli e al maschio in modo graduale, come per esempio può essere una piccola recinzione. Dopo qualche giorno il maschio si rassegnerà alla nuova situazione e li lascerà in pace. Se invece è entrato già in muta è già molto più tranquillo e la pavona e i nuovi arrivati possono essere inseriti senza nessun problema. Anzi, il maschio può arrivare a fornire loro protezione e fargli vedere dov'è il cibo. Addirittura può prenderli sulla schiena o farsi tirare le piume senza nessun problema. È un padre generalmente amorevole e molto molto paziente. Un'altra domanda importante posta dai neofiti è: quando andare a staccare i nuovi nati? Possono essere staccati già a 4 o 5 mesi, ma in genere possono rimanere un pochino diffidenti verso l'uomo, per cui è sempre meglio andarli a staccare poco prima che la madre vada nuovamente in chioccia, cioè verso l'anno di età. E siamo arrivati alla fine di questa bellissima guida. Spero in futuro di poterne fare molte altre sugli avicoli. Spero sia risultata interessante oltre che utile. Vi lascio al vostro allevamento e mi raccomando, se vi è piaciuto il video spolliciatelo. Mi raccomando, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati.